L'Italia è una e indivisibile, recita la Costituzione, e l'Alto Adige ne è una parte, anche se non sembra. Nella provincia autonoma di Bolzano il 69% della popolazione è di lingua tedesca, il 5% di lingua ladina, e gran parte dei suoi abitanti non si sente italiana. Fino al 1920 il Südtirol era Austria ed è stato annesso al territorio nazionale solo dopo la Grande Guerra. In molti non hanno ancora digerito il cambio di bandiera, imposto senza il voto popolare, e negli ultimi anni hanno conquistato crescente consenso le forze che promuovono la secessione. Alle ultime elezioni provinciali queste formazioni hanno raccolto complessivamente il 27% dei voti. Sempre più sudtirolesi di lingua tedesca considerano troppo moderata la linea della Südtiroler Volkspartei, il partito di maggioranza della loro comunità. Leggi diverse, una lingua diversa, una storia diversa. Il Südtirol può davvero essere considerato Italia? Wir unterbrechen unsere Sendung für eine wichtige Mitteilung. Wie soeben bekannt wurde, ist in den Verhandlungen um die Zukunft Südtirols der Durchbruch erfolgt. Südtirol bekommt das Recht auf Selbstbestimmung. Hab es gehört! Südtirol kriegt die Selbstbestimmung! Südtiroler Freiheit, libertà del Südtirol. Così si chiama la più agguerrita compagine indipendentista. Il partito, fondato nel 2007, da anni si batte per la secessione dell'Alto Adige dall'Italia e per l'annessione all'Austria. Il Südtirolo non è Italia, è il loro motto, ovviamente scritto in tedesco. Il cofondatore e portavoce del movimento Sven Knoll su questo ha le idee molto chiare. Noi non abbiamo l'autonomia perché siamo qui un paese con delle belle montagne, noi abbiamo un'autonomia perché siamo tirolesi e austriaci. L'ostacolo più grande per l'economia qui nel Sudtirolo è l'appartenenza allo Stato italiano. Il doppio dei giovani, per fare un paragone col Tirolo del Nord, non trovano un lavoro questa ha una causa e questa causa è l'appartenenza allo Stato italiano. Si deve sempre paragonare con il meglio e non con il peggiore. Se fai il paragone della Sicilia con un paese nell'Africa, naturalmente la Sicilia è top. Ci sono stati fatti diversi sondaggi rappresentativi qui in Sudtirolo dove si vede che più di 50% della popolazione vuole un futuro senza l'Italia. Viviamo nella stessa casa ma non viviamo insieme. Ancora più importanti in termini elettorali sono i Freiheitlichen, che propongono la creazione di uno Stato libero, di cui hanno anche scritto la Costituzione. Il loro leader è Pius Leitner. Noi non ci sentiamo italiani, gli italiani non si sentono austriaci. Allora cosa facciamo? Facciamo una cosa insieme, no? Siamo tutti sudtirolesi, di lingua tedesca, lingua italiana e lingua ladina, ma tutti sudtirolesi. Per noi il traguardo finale è sempre l'indipendenza, o l'annessione all'Austria, o come noi pensiamo meglio fare uno Stato libero. Uno Stato libero che avrebbe la disoccupazione al 4,4%, un'economia florida grazie al turismo e un PIL pro capite più alto di qualsiasi altra provincia. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. In Alto Adige gli italiani però ci sono e come, e a passare all'Austria proprio non ci pensano. A parte il calo vistoso degli ultimi anni, qui la destra nazionale ha sempre avuto un largo seguito e i legami con la storia del paese non vengono rinnegati. Il monumento alla vittoria, costruito in epoca fascista, ne è da sempre l'esempio più controverso. A Bolzano, lo scorso maggio, è stato eletto il primo consigliere comunale di Casa Pound in Italia. Si chiama Andrea Bonazza ed è un convinto custode del passato di questa città. Non passa lo straniero. Il fascismo a Bolzano ha fatto moltissime cose positive, è innegabile, lo dicono anche gli storici di madrelingua tedesca. Questa città è stata creata dal fascismo a Bolzano.
C'è stato un processo di italianizzazione per cui moltissimi italiani sono stati portati dalla Calabria piuttosto che dal Veneto, sono state create delle fabbriche, sono stati creati moltissimi posti di lavoro a cui hanno partecipato anche cittadini di madrelingua tedesca che scendevano dalle valli e ha dato un contributo enorme su questa terra. Non era, il piave mormorò, ritorna lo straniero. Per me il Monumento alla Vittoria rappresenta un simbolo importantissimo per questa città. Allo stesso tempo sono pienamente cosciente che a una parte della popolazione sudtirolese questo monumento pesa o comunque non piace, però io consiglio a questa parte della popolazione sudtirolese, oggi nel 2015, di guardare la storia per quello che è stata. Movimenti come Südtiroler Freiheit non fanno altro che andare a rivangare quei vecchi rancori che appartengono a questa terra, che non fanno altro che creare ulteriori contrapposizioni tra la popolazione di lingua italiana e la popolazione di lingua tedesca e non fanno altro che alimentare un odio che oggi come oggi nessuno vuole, a nessuno interessa, in una terra che ha da preservarsi. La passionaria dell'indipendentismo sudtirolese è Eva Klotz. Quasi 40 anni di militanza politica in cui è stata più volte accusata di vilipendio alla bandiera italiana. Suo padre, Georg, era un membro di spicco del Bas. Questo è Sepp Kerschbaumer, si può dire il cuore del Freiheitskampf, della lotta sudtirolese. Questo è Franz Höfler, morto a 28 anni in conseguenza alle torture nel carcere. Questo è mio padre, Georg Klotz, morto a 56 anni in esilio in Tirolo del Nord. Era l'obiettivo dichiarato di avere la maggioranza italiana nel Sudtirolo entro gli anni 70 e questo sicuramente sarebbe avvenuto, dico io, se non fosse stata questa era della battaglia di liberazione negli anni 60. Questa è pura occupazione, perché l'Italia ha avuto questa terra solo attraverso trattati ingiusti e logiche imperialistiche e colonialistiche. Quali sono allora gli obiettivi oggi della causa indipendentista sudtirolese? Noi vogliamo che il Sudtirolo tornasse all'Austria o noi vogliamo che il Sudtirolo diventi uno Stato sovrano entro la comunità europea.